E qui cosa abbiamo? Un orologio che si mostra pulito e semplice nelle sue linee essenziali, una sorta di iperclassico, come è stato definito dal giornalista Augusto Veroni poco dopo la sua presentazione ufficiale al grande pubblico. Spesso si sente dire che questo orologio, nato nel 2002, abbia rappresentato una novità assoluta della casa svizzera agli albori del nuovo millennio, all'interno della linea Seamaster. Novità ovviamente da intendersi in senso stilistico, estetico e tecnico. Ma è proprio così? Ovviamente no. Non è un orologio nato dal nulla, poiché non è totalmente privo di radici nella gloriosa storia di Omega, e altre radici molto più lunghe e robuste le affonda addirittura nella storia dell'orologeria mondiale post-Breguet. Avere ed osservare questo orologio permette di dialogare con diversi orologi del passato di Omega, che qui trovano un rinnovo perpetuo e lo rendono, come lo definiva Augusto Veroni, un iperclassico, mai fuori moda, capace di suscitare un'emozione continua. Benvenuti in questa nuova puntata di Storie di orologeria meccanica. Per comprendere a livello stilistico e tecnico il Seamaster Aquaterra 2500, questo è il suo nome, dobbiamo necessariamente partire dal 1932, quando Omega brevetta il suo primo orologio subacqueo testato e dichiarato come diver, l'Omega Marine, nella referenza CK679. La patente svizzera CH146310 ne illustra la soluzione tecnica alla base della sua impermeabilità fino a 135 metri. La presenza di una controcassa in acciaio con dentro la cassa vera e propria a contenere il movimento a carica manuale 19.4 SOB T2, il tutto ovviamente accompagnato da apposite guarnizioni in gomma. Questo primo esperimento di impermeabilità porta di lì a poco Omega a concepire e a realizzare la gloriosa linea Seamaster, della quale anche il nostro orologio farà parte. La data da ricordare è il 1948, quando le referenze 2518 e 2577 fanno da apripista. Non si tratta di orologi per utilizzo professionale, per quelli bisognerà attendere le innovazioni e le richieste dei subacquei avanzate nel corso degli anni 60, ma di modelli adatti a tutti i giorni, in grado di difenderci da acqua e polvere. Gli anni 50 conoscono alcune innovazioni stilistiche all'interno della famiglia Seamaster. Nel 1952, per esempio, venne introdotto il datario a finestrella ad ore 6 nel modello Calendar 2627, mentre è del 1957 l'apparizione del famoso orologio per utilizzo professionale dell'intera famiglia, il leggendario Seamaster 300. E in merito a questo vi rimando al buon video dell'amico Stefano di Tic Tac Watch Channel. Ma accanto a questa variante professionale con la quale ai giorni nostri si tende ad identificare tout court la linea Seamaster, Omega continua la sua ricerca di eleganza e sportività con delle referenze pensate per far fronte alle insidie umide e polverose della vita quotidiana, ma sempre con un tocco di ricercatezza. Gli esempi a mio avviso più emblematici risalgono agli anni 60, quando le casse cominciano a dispessirsi anche fra i dress. Ed è proprio in questi anni che occorre scavare per trovare i parenti stilistici più stretti del nostro orologio, più precisamente all'interno della famiglia di referenze 166. Se la referenza 166067 dell'amico Ilvanno potrebbe già richiamare alla mente le linee del nostro Aquaterra, è con la referenza 166010 che le similitudini a livello di disegno di cassa e soprattutto di anse si fanno più evidenti, strizzando anche l'occhio ai più classici modelli Rolex in cassa Oyster. Tutto qui? Beh, non proprio, perché nel 1957, alcuni anni prima dell'apparizione delle referenze della famiglia 166 della famiglia Seamaster, in casa Omega era stato presentato anche un altro orologio simile nelle sue fattezze esterne, ossia il Railmaster referenza CK2914, pensato per chi aveva bisogno di un orologio con resistenza ai campi magnetici. Il libretto ufficiale di presentazione del Seamaster Aquaterra calibro 2500, stampato proprio nel 2002, ci tiene particolarmente a richiamare questo precedente stile.
stilistico, di un orologio tra l'altro prodotto solo per pochissimo tempo. Per descrivere la lavorazione delle anse del nuovo segnatempo, quella ancora leggermente ad elica, e la presenza di una lunetta liscia che ormai ha fatto scuola. Ma si ammette anche che per forma e sinuosità, come anche già sottolineato in vari trafiletti apparsi sui giornali in quell'anno, la fonte di ispirazione più matura per le anse è certamente lui, la leggenda cronografica di casa Omega, almeno a partire dalla referenza 105012. Le eredità dunque trovano vari ed interessanti precedenti, a testimonianza che l'Acquaterra prima serie può essere considerato una specie di summa stilistica propria della casa svizzera, che ha a che fare un po' con tutti gli orologi di quella che comunemente viene chiamata la Master Trilogy. Ma i rimandi per questo orologio non sono ancora finiti. Considerando le caratteristiche di impermeabilità dell'Acquaterra 2500, che qui vedete nella sua referenza 2504 3000, quella per intenderci da 36 mm, quadrante silver e bracciale in acciaio, si potrebbe tirare in ballo anche il Seamaster 120, la versione più elegante e meno sportiva dei diver della casa svizzera, lanciato nel 1966. È stato infatti con questo orologio che Omega ha voluto offrire un livello di impermeabilità intermedio rispetto ai canonici 30 o 60 metri degli orologi più eleganti o ai 300 metri di quelli più sportivi, da riservare ad un orologio certamente meno impegnativo da indossare. Al Seamaster 120 si richiama inoltre la clasp del bracciale dell'Acquaterra 2500, quella con il single button, lo stesso che si ritrova anche nel Seamaster GMT e nell'Omega Constellation. E per quanto riguarda il calibro coassiale 2500, le eredità qui si fanno più pesanti ed occorre scomodare un maestro orologiaio, ammiratore del grandissimo Breguet, per capire come ci sia finito un calibro coaxial all'interno di questo orologio. È il 1974 infatti quando l'ormai notissimo George Daniels, mosso dalla volontà di ridurre in maniera notevole gli attriti di un movimento tradizionale, brevetta un nuovo tipo di scappamento, poi perfezionato grazie alla partnership tra il gruppo Swatch, Omega e l'azienda Nivarox. Omega infine acquisterà il brevetto nel 1993. Il risultato è il primo movimento commercializzato con scappamento coassiale, il cui funzionamento è stato ben illustrato in un video a cura di Monochrome Watches che vi invito a vedere. Un calibro dal significativo primato storico dunque per questo Seamaster Acquaterra del 2002. Era da 250 anni infatti che qualcuno non utilizzava un nuovo tipo di scappamento per una produzione su larga scala. La base è quella del calibro Omega 1120 usato nella linea Seamaster, a sua volta derivato dall'ETA 2892A2. Il suo debutto ufficiale nella versione A, quella con frequenza 28.800 alternanze ora, riserva di carica di 44 ore e 27 rubini, avviene dapprima all'interno di un Omega DeVille. Di lì a poco tutta la collezione Omega verrà equipaggiata con questo calibro coassiale, eccezione fatta allora per gli orologi della linea Speedmaster, aggiornati solo di recente. E tra questi orologi ci sarà proprio la linea Acquaterra, che viene lanciata nel 2002 con calibro coassiale 2500 nella sua variante B, introdotta per ovviare ad alcuni problemi che si erano presentati nella prima versione. Uno su tutti, la mancanza di un'adeguata protezione attorno allo scappamento, fatto che in caso di cadute accidentali avrebbe potuto provocare l'arresto dello stesso orologio. Nella nuova versione la frequenza viene inoltre abbassata a 25.200 alternanze ora, che sebbene inusuale era comunque una frequenza più vicina a quella pensata dallo stesso Daniels per il suo prototipo, soprattutto per limitare l'usura nel tempo delle varie componenti. Nel suo complesso si tratta pur sempre di un ottimo calibro, la cui pregevolezza, al di là del sistema coassiale, è data anche dal fatto di essere dotato di un bilanciere a spirale libera, capace di garantire una maggiore precisione del movimento. Questo orologio dalla molteplice eredità verrà prodotto fino al 2008, quando fa la sua comparsa la seconda generazione della famiglia Acquaterra con calibro in-house 8500, ma questa è un'altra storia. E risale proprio al 2008 quello che io considero una sorta di primo attestato di stima nei confronti di questo modello, primo modello di Acquaterra. Ed è
è qui, proprio qui, in questo catalogo della famosa casa d'aste Antiquorum, relativo all'appuntamento del 10 e 11 maggio 2008 presso il Richmond Hotel di Ginevra, The Collection of an European Nobleman, la collezione di un nobile europeo. Ben 2 esemplari di acquaterra, infatti, fanno parte di un lotto attentamente selezionato, rappresentativo delle più interessanti referenze realizzate negli ultimi 15 anni dai più importanti produttori svizzeri. Il primo è il lotto 631, un acquaterra in condizioni molto buone, sebbene non revisionato, con quadrante blu da 42 mm, valutato tra i 2.000 e i 3.000 franchi svizzeri e alla fine venduto per 2.400. Il secondo è il lotto 639, un esemplare stavolta di 39 mm, con quadrante nero e aggiudicato sempre per la medesima cifra. Al momento della sua uscita, questo orologio, nella sua versione braccialata, partiva da 2.320 euro per il mercato italiano. Considerando che il prezzo è relativo all'anno del suo debutto e che l'asta si è tenuta nel 2008, ovvero 6 anni dopo, c'è da dire che la poca differenza tra gli importi potrebbe suggerire come nei primi anni questo orologio abbia comunque mantenuto inalterato il suo valore nella percezione dei collezionisti. E al giorno d'oggi, parlando del modello definito mid-size, questo da 36 mm, pare che questo stia tornando ad essere apprezzato fra i collezionisti, soprattutto da parte di chi, come il sottoscritto, ha un polso piuttosto piccolo. Solo per curiosità vi invito a consultare l'utilissimo sito Watch Charts per essere aggiornati sulle tendenze di mercato del secondo polso anche in merito a questo modello specifico. E incrociando qualche dato si capisce come anche questo acquaterra da 36 mm stia proprio per ritrovare una popolarità tra gli estimatori del marchio di Ginevra. Quanti riferimenti alla storia di Omega e quanti tributi allo stile e alla tecnica dell'orologeria mondiale si possono indossare con questo acquaterra 2005 da 36 mm. Ed è proprio vero che a volte, come diceva l'architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe, less is more. E qui ne avete un perfetto esempio. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo presto, sempre qui, su Storie di Orologeria Meccanica.